Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Lei disse: "Non posso fare questo." Ero seduto al tavolo della cucina quando mia moglie tornò a casa dal supermercato. Vide il quaderno sul tavolo davanti a me e la penna nella mia mano. Poi chiese: "Cosa stai facendo?" Decisi di accettare la sua sfida. "Ti ricordi la scorsa settimana quando leggevamo quelle storie su quel sito internet?" Ho commentato quanto fossero mediocri alcune di esse e ho affermato che avrei potuto fare di meglio. Lei replicò: "Hai detto che non ne ero capace, affermando che manco di una vena creativa." Suppongo di averlo detto, ma il mio commento era basato su quello che sapevo dei tuoi voti a scuola. Avevi sempre ricevuto buoni e sufficienti per i tuoi compiti nelle classi che richiedevano di scrivere relazioni e un sufficiente per il lavoro di ricerca e redazione di rapporti di business. "Beh, ora penso di poter fare molto meglio", dissi. Lei cambiò argomento. "Non importa ora. Vieni ad aiutarmi a portare dentro la spesa." La aiutai a scaricare e mettere via le borse della spesa. Poi mi sedetti di nuovo al tavolo e ripresi a scrivere, mentre lei iniziava a preparare la cena. Dopo un po', incuriosita, mi chiese su cosa stessi lavorando. "Non te lo dirò subito, preferisco che tu lo legga quando avrò finito. Potrai criticarlo prima che lo pubblichi sul sito." Non pensavo sarebbe stato troppo difficile. Certo, gli studi universitari non mi avevano portato grandi voti, ma all'epoca non ne avevo bisogno. Facevo soltanto ciò che era necessario per passare quelle classi. In realtà non volevo nemmeno essere lì, ma i miei genitori mi avevano più o meno costretto. Mio padre aveva detto che non mi avrebbe permesso di lavorare nell'azienda di famiglia senza una laurea in gestione aziendale. Ho lavorato nell'azienda di famiglia dopo la scuola e durante le estati fin da quando avevo 13 anni. Desideravo ardentemente lavorare lì una volta diplomato, ma mio padre disse di no, a meno che non avessi ottenuto quella laurea. Così mi rassegnai, ottenni il diploma e iniziai a lavorare per l'azienda di famiglia. Guardando il quaderno, presi la penna in mano e cominciai a scrivere. "Mi chiamo Josh Barnum. Sono un meccanico di aerei per una grande compagnia aerea e sono sposato con Melinda Barnum. Melinda, che chiamo Melly, è un'amministratrice d'ufficio per una compagnia di assicurazioni. Melly ed io siamo stati insieme per più di 11 anni, sposati per 9 di questi. Ci siamo incontrati durante il nostro secondo anno di università e per me fu amore a prima vista. Per Melly, probabilmente ci vollero 3 mesi prima che riuscissi a convincerla a uscire con me. Abbiamo fatto click al nostro 7° appuntamento, quando facemmo l'amore per la prima volta. Da allora diventammo inseparabili e solitamente facevamo l'amore 2 o 3 volte a settimana, almeno fino all'estate successiva. Avevo trovato lavoro presso mio zio Bill, proprietario di una ditta di giardinaggio, dove lavoravo dalle 10 alle 12 ore al giorno, dal lunedì al sabato. Di conseguenza riuscivo a vedere Melly solo di domenica. Dopo 3 settimane in cui ci vedevamo solo di domenica, Melly iniziò a uscire con altri ragazzi. Quando mi lamentai, mi disse di accettarlo o di rinunciare alle nostre domeniche insieme. Fu un momento cruciale nella nostra relazione. Avevo già detto che, per quanto riguarda Melly, era stato amore a prima vista, quindi accettai pur di non perderla del tutto. All'epoca non mi rendevo conto dell'errore che stavo commettendo. Le mostravo che poteva comportarsi come voleva con me e io avrei accettato tutto passivamente. 3 settimane dopo, un venerdì, avevo lavorato solo 6 ore prima di dover interrompere a causa di forti temporali. Chiamai Melly per vedere se volesse uscire con me quella sera e mi rispose che aveva già un appuntamento. Riattaccai senza dire altro. Chiamai in giro per vedere se ci fosse qualcosa in programma e scoprii che Mike Matson stava organizzando una festa a casa sua. Decisi quindi di partecipare. Fu una mossa sbagliata. Entrai giusto in tempo per vedere Melly abbracciare e poi baciare Dick Moore. Poi si diressero verso la pista da ballo improvvisata, dove Melly si strinse a Moore mentre ballavano lentamente.
Moore la teneva per i fianchi con entrambe le mani, stringendola forte a sé. Melly avvolse le braccia attorno al suo collo, attirò il suo viso verso il suo e gli diede un bacio lungo e appassionato. Quando la canzone finì, sembravano riluttanti a separarsi, ma quando finalmente lo fecero, Melly mi vide. Disse qualcosa a Dick e poi si avvicinò a me. Mi girai e lasciai la festa. Sarò dannato se resto qui mentre lei bacia un altro. Il tempo non era male il sabato, quindi finii per lavorare 12 ore. Imparai a non perdere tempo a chiamare Melly di sabato sera per organizzare un appuntamento per la domenica, perché sarebbe stata con qualcun altro. Solitamente la chiamavo la domenica mattina verso le 10 e organizzavo qualcosa per il pomeriggio e la sera. Ma quella domenica mattina non la chiamai. È una cosa sapere che usciva quando ero impegnato, ma è tutta un'altra cosa sapere che baciava un altro ragazzo. Mi sembrava che l'intimità che notavo tra lei e il suo ragazzo fosse un segno che probabilmente facevano sesso. Questo mi mise un brutto pensiero in testa. Secondo quanto Melly mi aveva detto, non era uscita con nessun ragazzo per più di 4 appuntamenti. La domanda che mi ponevo, dopo aver visto quello che era successo con Matson, era se Melly avesse avuto rapporti sessuali con tutti quei ragazzi. Se fosse stato così, avrei potuto avere dei problemi, considerando che facevamo l'amore nei nostri incontri di domenica, e avevo sentito e creduto che quando fai sesso con qualcuno, fai sesso con tutti quelli con cui quella persona ha fatto sesso. Pensai che forse fare un test per le malattie sessualmente trasmissibili sarebbe stata una buona idea. Pensando che, non avendo sentito da me la domenica mattina, Melly potrebbe chiamarmi, uscii di casa e rimasi fuori tutto il giorno. Quando tornai a casa per cena, mia madre mi disse che Melly aveva chiamato 2 volte e voleva che la chiamassi non appena fossi tornato. Ho aspettato di aver finito cena per chiamarla. Lei andò dritta al punto. «Perché non mi hai chiamato stamattina?» Ho solo pensato che, dato il modo in cui baciavi quel ragazzo, ero stato sostituito, risposi. «Abbiamo già parlato di questo, Josh. Non starò a casa solo perché tu non puoi venire», disse lei. Lo so, e me ne sono fatto una ragione quando pensavo che fossero solo appuntamenti platonici, ma quello che ho visto era ben oltre il platonico. Pensavo avessimo qualcosa di speciale, Melissa, ma ora non ne sono più così sicuro, le dissi. Non dire così, Josh. Abbiamo davvero qualcosa di speciale. Dobbiamo parlare, tesoro. Non importa quanto lavori domani, ma quando sei libero, vieni da me. Lo farai? Penso di poterlo fare, risposi. Prometti? Insistette lei. Ok, ci sarò non appena sarò libero, promisi. Lunedì fu una giornata lavorativa di 12 ore, quindi non arrivai a casa di Melly fino a poco dopo le 8. Sua madre mi aprì la porta e mi disse che Melly mi aspettava sul patio. Melly stava parlando al telefono di spalle alla porta quando sono uscito fuori e quello che ho sentito prima che chiudesse il telefono non prometteva bene per la nostra relazione. Quello che ho sentito è stato: «Mi è piaciuto quello che è successo venerdì. Non vedo l'ora di vederti martedì. Devo andare, lui sta arrivando. Ciao!» Sono tornato in casa e poi ho aperto la porta del patio facendo molto rumore e lei si è girata e mi ha visto uscire dalla casa. Non ho dato alcuna indicazione di aver sentito qualcosa, mi sono solo avvicinato al tavolo e mi sono seduto. L'ho solo guardata e ho aspettato. Alla fine si è resa conto che non avrei iniziato una conversazione, quindi ha detto: «Cosa succede, Josh? Hai accettato che uscissi con qualcuno quando non riesci a trovare il tempo?» «Sì, ma pensavo che questi appuntamenti fossero tipo andare al cinema e magari prendere un frullato da Harris o forse una festa come quella di Matson, dove potevi ballare e stare con i nostri amici. Cose semplici, comportandoti come se fossi ancora la mia ragazza. Non come quello che ho visto da Matson, il modo in cui ti sei scambiata con quel ragazzo e lo hai lasciato passare le mani su tutto il tuo corpo senza nemmeno provare a fermarlo. Mi ha praticamente detto che se non ti aveva già, lo avrebbe fatto presto», spiegai. «Queste sono cose disgustose che mi dici», esclamò lei. «Forse dovresti solo andartene. È probabilmente la cosa migliore dopo quello che ho visto e non sapendo come ti senti riguardo a tutti i tuoi appuntamenti. Penso che sarebbe una buona idea fare il test». Mi sono alzato e l'ho lasciata lì con un'espressione scioccata sul viso. Sono riuscito ad arrivare alla mia auto prima che mi raggiungesse.
Non pensi davvero a me in quel modo, vero? Gridò lei. Quello che ho visto venerdì sera era piuttosto brutto, Melly. Non voglio correre rischi. Sono salito in auto e me ne sono andato, e lei è rimasta a guardarmi andare via. Mi sono fatto testare, erano negativi, ma non ho mai chiamato Melly per dirglielo. Ci siamo evitati per poco più di una settimana, e poi, giovedì, mentre pranzavo nella mensa degli studenti, Melly si è seduta al mio tavolo e ha detto: «Non mi hai chiamato domenica?» «Non era necessario», risposi freddamente. «Stai essendo ingiusto, Josh. Perché ti aspetti che io resti a casa 6 giorni alla settimana a causa del tuo lavoro?» protestò lei. «Forse perché lo vedo come un apprendimento», dissi enigmaticamente. «Che diavolo significa?» chiese confusa. «Forse questo è per prepararti a quello che potresti dover fare dopo che ti sei sposato e tuo marito ha un lavoro che richiede di lavorare fino a tardi», spiegai. «Questo è semplicemente stupido. Essere sposati non è la stessa cosa che andare a scuola», replicò lei con frustrazione. «Forse tu lo vedi in quel modo, ma non io. Sapevi fin dall'inizio che avevo intenzione di chiederti di sposarmi dopo il liceo e mi hai fatto credere che avresti detto di sì. Sai che la mia specializzazione è nella gestione della manutenzione aeronautica e quando mi laureerò avrò una licenza di meccanico aereo e propulsione. Il mio obiettivo è lavorare per una compagnia aerea e avanzare nella mia carriera. Le possibilità sono buone che se mi unisco alla compagnia aerea come nuovo recluta avrò il turno peggiore e i giorni liberi peggiori. Se non riesci a gestire il mio programma di lavoro ora, come farai a gestire il mio turno dalle 3 alle 11 con martedì e mercoledì liberi?» chiesi. Lei sembrò riflettere per un momento, poi disse: «Questo è un altro discorso. Anche io lavorerò e faremo quello che dobbiamo per adattarci alle nostre circostanze. Questo è nel futuro se lo avremo. Adesso dobbiamo sopravvivere come coppia e non sono sicuro che possiamo, dato quello che ora so della tua vita amorosa», conclusi. Dopo una lunga conversazione, abbiamo concordato di parlare ancora quella sera dopo che avevo finito il lavoro. Lei alla fine ha ceduto e ha detto che avrebbe avuto appuntamenti solo il venerdì e il sabato. Si sarebbe sempre assicurata che gli appuntamenti fossero con i miei amici. In questo modo avrei potuto sempre chiedere a qualcuno se stesse facendo qualcosa che non sarebbe passato al test del fidanzato. Questo accordo ha aiutato a mantenere un certo controllo sulla situazione. Il lavoro nel paesaggismo era un lavoro stagionale che finiva in tarda autunno. Ho tenuto d'occhio lei per il resto del nostro corso e durante la laurea. Lei ha perso le staffe solo 3 volte, mentre io facevo finta di non sapere nulla. Perché dare la colpa all'amore? Quando abbiamo finito la scuola, Melly si è trasferita da me. Abbiamo vissuto insieme mentre i miei genitori preparavano il matrimonio. È stata un'esperienza nuova per entrambi poter fare l'amore ogni giorno senza avere fretta di tornare a casa. C'erano notti in cui non ero affatto sicuro di essere in grado di alzarmi dal letto la mattina. Sembrava che tutto ciò che Melly e io, oh sì, io stesso, volessimo fosse fare l'amore tutto il tempo. Ma ovviamente non potevamo. Mi sono trovato davvero bene con la compagnia aerea e, come sempre, avevo il turno peggiore, dalle 16 a mezzanotte, con mercoledì e giovedì liberi. Melly aveva una laurea in contabilità e ha ottenuto un lavoro in uno studio di contabilità. Lavorava dalle 8 alle 17, con sabato e domenica liberi. Durante la stagione fiscale, da circa fine gennaio al 1° maggio, di solito lavorava dalle 10 alle 12 ore al giorno e talvolta doveva lavorare anche il sabato. Ci siamo sposati 5 mesi dopo esserci diplomati al liceo. Il nostro regalo di nozze da entrambi i set di genitori è stato un acconto su un ranch di 4 camere da letto in uno dei migliori quartieri della città. Nessuno di noi voleva avere figli fino a quando non ci fossimo affermati nei nostri lavori. Quindi Melly ha usato una delle camere da letto come ufficio di casa. Il retro della casa aveva un patio piuttosto grande. Uno dei nostri primi acquisti dopo esserci trasferiti è stata una vasca a idromassaggio che è stata installata su un lato del patio. Non ci è voluto molto prima che fosse piena. Un mese dopo aver installato la vasca, abbiamo fatto una festa di inaugurazione della casa. Dopo che tutti hanno provato la vasca, sembrava che avessimo compagnia ogni fine settimana. Non è che mi piacesse questa compagnia. Dovevo uscire alle 3 per arrivare al lavoro in tempo.
Mentre conoscevamo i nostri vicini, abbiamo iniziato a essere invitati a barbecue e picnic. Una volta iniziato, ovviamente, abbiamo dovuto ospitare un paio delle nostre feste. Siamo diventati davvero buoni amici con i vicini di casa ai lati e quelli che vivevano proprio di fronte. I primi 2 anni tutto è andato alla grande e ci siamo adattati ai nostri diversi programmi. Poi tutto è cambiato. Non l'ho scoperto fino a molto più tardi, ma era più o meno quello di cui parlavo quando ho discusso con Melinda all'università. Lavoravo il venerdì e il sabato e Melinda era stanca di stare a casa nelle sue migliori serate per gli appuntamenti. All'inizio era solo una passeggiata con le ragazze dopo il lavoro il venerdì sera, cosa di cui non mi ha mai parlato. Dopo un paio di mesi ha deciso che, visto che poteva farla franca senza che io sapessi delle sue uscite con le ragazze, allora poteva farla franca anche uscendo il sabato. Doveva solo essere a casa a letto entro l'ora in cui tornavo. Io. Ha iniziato ad uscire con ragazzi con cui lavorava e ragazzi che incontrava alle feste. Non so quando tutto questo sia iniziato, quindi non avevo idea di quanto tempo fosse andato avanti. Ma un vicino di casa che viveva dall'altra parte della strada me l'ha detto. Stava bevendo con un cliente il venerdì sera dopo cena e ha visto Melinda ballare in modo provocante con un ragazzo e comportarsi in modo inappropriato. Sabato mattina, mentre Melinda era fuori per fare shopping, è venuto da me e mi ha detto quello che aveva visto. Questo mi ha turbato, ma non mi ha sorpreso. Mi ha detto che suo fratello era un ufficiale di polizia che lavorava come investigatore privato nei suoi giorni liberi. I giorni liberi di suo fratello erano il venerdì e il sabato. La tariffa di suo fratello era il 25% di quanto avrebbe addebitato un investigatore privato a tempo pieno, quindi gli ho chiesto di aiutarmi a far contattare suo fratello. Tutto ciò che è costato è stato seguire Melinda dal venerdì, quando usciva dal lavoro, fino a quando non tornava a casa. E il sabato, dal momento in cui partivo per lavoro fino a quando lei usciva di casa. È costato $600 ed è stato un ottimo investimento. Il venerdì, quando Melinda è tornata dal lavoro, è andata direttamente al bar. Prima ancora che potesse sedersi su uno sgabello del bar, un ragazzo le ha offerto da bere e hanno ballato insieme. Hanno lasciato il bar alle 20 e si sono registrati al Motel 6. Sì, hanno lasciato la luce accesa per loro e sono rimasti nella stanza 107 fino alle 23. Poi lei è tornata a casa. Il sabato non ha nemmeno lasciato la casa fino alle 16. Philby, il suo capo, si è fermato. Anche se Spencer, il poliziotto, non ha potuto filmare cosa stesse succedendo in casa, ha ottenuto delle ottime riprese di loro che facevano sesso. Nel mio primo giorno libero ho portato tutto quello che avevo da un avvocato divorzista. Dopo aver esaminato ciò che avevo, mi ha suggerito di contattare il suo capo per alienazione di affetto e la sua azienda. Se nel manuale delle politiche e procedure conoscessero qualcosa sulla relazione tra manager e coloro che supervisionano, potrebbe essere un vantaggio. Il suo capo possiede l'azienda e quando gliel'ho detto, ho quasi visto brillare dollari nei suoi occhi. Gli ho detto di procedere e di mettersi al lavoro. Mi ha detto di dargli una settimana circa e avrebbe preparato i documenti per la firma. Ho lasciato il suo ufficio sperando di poter agire come se non sapessi nulla, cosa che in realtà ero, fino a quando non ho ricevuto il rapporto di Spencer. Probabilmente ci sono riuscito perché, accanto a me, Melinda non sembrava diversa in alcun modo. L'avvocato mi ha chiamato una settimana dopo e ha detto che aveva i documenti pronti per me da firmare. Quando sono arrivato al suo ufficio, ha sorriso e ha detto che aveva ottime notizie per me. A quanto pare, il suo capo si vantava con tutti in ufficio di avere Melinda. Non sono un avvocato, ma sono abbastanza sicuro che una conversazione ascoltata sia solo dicerie. Essenzialmente è un caso di lui ha detto, lei ha detto, forse se non fosse stato registrato sul nastro. L'uomo da cui ho ottenuto il nastro odia Philby e cerca sempre un modo per combinare qualche marachella. Non c'è qualche legge che dice che entrambe le parti devono essere a conoscenza del nastro? Chiesi. In alcuni stati sì, ma il nostro non è uno di quelli, rispose l'avvocato. Allora va bene, vai avanti e fai quello che ritieni sia meglio, dissi. Ho finito la storia, l'ho riletta e ho deciso che andava bene. Si stava avvicinando l'ora di cena, ho chiamato mia moglie dalla cucina e le ho dato la storia chiedendole di leggerla e commentarla.
Lei ha preso la storia da me e ha iniziato a leggerla. Verso metà ha iniziato a corrugare la fronte e infine ha esclamato ad alta voce: mi ha guardato ed è svenuta. Mi sono alzato, ho preso un bicchiere d'acqua e gliel'ho schizzato in faccia. Ha mormorato qualcosa mentre la aiutavo a rialzarsi. Proprio in quel momento ha suonato il campanello e le ho detto che probabilmente era per lei. Lei sembrava imbarazzata mentre la accompagnavo alla porta. Una giovane ragazza bionda stava lì. La bionda ha smesso di masticare il suo chewing gum abbastanza a lungo da chiedere: «Signora Melinda Barnum?» Melinda ha detto di sì e la bionda le ha consegnato una busta con le parole: «Lei è stata servita. Buona serata». Melinda non ha sentito l'ultima frase. È svenuta di nuovo quando ha sentito di essere stata servita. Questa volta non mi sono preoccupato di un bicchiere d'acqua. Ho semplicemente afferrato la sua gamba e l'ho trascinata in casa per chiudere la porta. Poi sono andato in cucina e mi sono preso una birra.